Hi, Mario. This is Christina from The Upcoming. So lovely to speak with you today. To start things off, would you like to tell us a bit about your movie Fury and what people can expect from it? Ehm, Questo film non è una biografia di Goliarda Sapienza, quindi chi lo vedrà non saprà quasi nulla della sua vita. Però è un ritratto di Goliarda Sapienza, è un film in cui vediamo la scrittrice insieme alle sue creature letterarie, perché Roberta, Barbara e gli altri personaggi sono effettivamente esistite, cioè ci sono state le sue compagne di cella, però poi lei ne ha fatto dei personaggi letterari e questo film vediamo lei insieme ai suoi personaggi e lei e quindi queste donne tra la realtà e l'immaginazione. And what sparked the idea for this film? Allora, l'idea di questo film è della sceneggiatrice con cui lavoro da molti anni, Ippolita Di Maio. Siamo anche sposati, quindi come dire, fare del cinema insieme è come è una prosecuzione anche del nostro, è un modo del nostro amore, diciamo così. Ed è lei ad aver avuto l'idea di fare questo film così sintetico, un film che si svolgesse non in anni e anni, ma che raccontasse soltanto un'estate a Roma nel 1980 e queste tre donne che si abbandonano, diciamo, a un senso di libertà che nella società in cui vivono non trovano. And how did you recreate 1980s Rome? Allora, nel 1980 io avevo 20 anni, io sono di Napoli, però andavo a Roma perché andavo a seguire, a vedere spettacoli di teatro d'avanguardia che amavo. E quindi è una città che ricordo la Roma del 1980. Con la macchina andavo in lungo e in largo. Una delle cose che mi è piaciuto di questo soggetto era la possibilità di fare un road movie in quella Roma e l'ho fatto senza ricostruire nulla, cioè cercando la Roma del 1980 che ancora esiste. Quindi diciamo il film non ha ricostruzioni, è tutto ritagliato con la macchina da presa. A me piace molto girare nei posti veri. La casa di Goliarda è la sua vera casa, ancora oggi è come era allora. Re Bibbia nel carcere, abbiamo girato in carcere con le vere detenute che hanno lavorato come comparse, quindi la stazione Termini, tutti i luoghi sono veri. And how did you find your actresses for Goliarda and Roberta? What qualities were you looking for them while you were doing the casting? Sì, e questo qua, questa l'ho capita. Con Valeria Golino volevamo fare un film insieme da quando eravamo ragazzi, ci conosciamo da sempre e non era mai arrivato il momento giusto. Qui è stato un momento ultra giusto, non so come si possa dire, perché non solo era un personaggio che per me lei poteva interpretare meravigliosamente, ma anche lei ha lavorato su Goliarda Sapienza perché ha fatto una serie stupenda dall'arte della gioia. E questo naturalmente mi ha dato la possibilità di lavorare con una persona che conosceva Goliarda Sapienza fino in fondo. Invece Matilda De Angelis è stata l'attrice che ho pensato, anche lei non la conoscevo, non avevo mai lavorato con lei, però l'avevo vista nei film e ho pensato che era l'attrice italiana che doveva fare quel film ed è stato un incontro stupendo e Valeria e Matilda si sono molto amate sul set e questo credo sia stata una cosa molto importante per il film. A woman's incarceration has been portrayed frequently in movies in the past decade or so. What did you want to add to this narrative with your film? È il luogo dove Goliarda Sapienza rinasce e quindi certo quello che in questo film si vede ed è speciale è che diciamo il carcere che è un luogo di sofferenza, che è un luogo di pena, che è un luogo di dolore, però è un luogo
autentico in cui diciamo si può rubare la propria parte di gioia, per usare un'espressione di Goliarda Sapienza. The film's title, Fury or Outside, is a very interesting one. Were there any other working titles or was that your first choice? Il titolo, il soggetto del film, come dicevo prima, è di Ippolita Di Maio e il soggetto che mi ha fatto leggere c'era scritto Fuori. Come l'ho visto, ho detto è lui. Thank you. Thank you so much.